Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo di aquascaping e tecniche di allestimento, seguendo i consigli di uno dei massimi esperti, Takashi Amano. Dal termine inglese landscape, che vuol dire paesaggio, siamo arrivati ad aquascape, ovvero paesaggio acquatico. L'aquascaping è quindi l'arte di creare o arredare il proprio acquario con ambientazioni suggestive e di grande impatto scenico. Per poter realizzare un paesaggio cosiddetto funzionante, sia dal punto di vista biologico sia dal punto di vista visivo, ci sono delle regole base che, se eseguite correttamente, daranno i propri frutti. Quindi vi faranno risparmiare fatica e soprattutto spese inutili, ecco. Andiamo a vedere quali sono. Come tutti sappiamo, la prospettiva e i dislivelli tra la parte posteriore e anteriore della vasca sono importantissimi. Andremo quindi a creare degli appoggi per le eventuali pietre o legni, utilizzando degli spessori come il polistirolo, la lana di perlon o della ghiaia porosa. La cosa importante da notare quando posizioniamo questi materiali è di non farli combaciare con i bordi della vasca. Causerebbero effetti antiestetici dai punti di vista frontali e laterali. Dopo aver scelto il punto di maggior visuale della vasca, inizierai a posizionare il cosiddetto hardscape, ovvero la parte ossea strutturale e tutto ciò che non avrà mai mutamenti. Costruirai con legni o pietre, secondo la regola aurea, una sorta di V o triangolo che avrà come apice, in altezza, la parte più lontana dal punto di visualizzazione. Inoltre installerai il getto dell'acqua in modo che il flusso crei un movimento della vegetazione dal punto posteriore più alto al punto anteriore più basso. Andiamo adesso a riempire le zone con fertilizzante in polvere e terra allofona o terra fertilizzata e sabbia o ghiaia inerte cosmetica, sempre rispettando i dislivelli. Ricordati di utilizzare la parte fertilizzata per la piantumazione, mentre invece la parte cosmetica per i punti di visuale più bassi. Inoltre fai attenzione a non creare zone anaerobiche, aumentando troppo gli spessori dove c'è la presenza di inerti fini, poiché si potranno andare a creare delle zone pericolose per i batteri. Si consiglia di usare pietra porosa come fondo per gli strati posteriori più alti, di modo da creare movimento di acqua anche nel substrato. Riduci al minimo lo strato frontale cosmetico, massimo 2 cm. A questo punto sei pronto per aggiungere tutti i dettagli del caso, ovvero inerti di varie pezzature e briciolini da incastrare nelle rocce o da mettere sui vialetti, oppure piccoli legni, per rendere tutto più naturale e simile alla realtà della natura. Fai molta attenzione alla forma e ai colori di questi ultimi e assicurati che siano adeguati. Finita la parte dell'hardscape, inizia la piantumazione. Esistono piante da primo e secondo piano a seconda delle loro dimensioni e delle loro caratteristiche specifiche. Dopo aver immesso un po' d'acqua in acquario per facilitarti il lavoro, pianterai nel substrato con gli appositi strumenti quelle da secondo piano, ovvero quelle a stelo più alte, nella parte posteriore, cercando di assecondare il flusso della corrente. Dopodiché passerai alle piante da primo piano nella parte anteriore, ovvero quelle più basse e spesso tappezzanti. Esistono poi altre piante decorative che non hanno bisogno di essere messe nel substrato e si possono attaccare per mezzo di fili che verranno rimossi in seguito o incastrare negli arredi come legni e pietre. Per maggiori informazioni per quanto riguarda le piante, quindi le schede tecniche delle piante acquatiche, ti consiglio di cliccare su questa playlist.
Un ultimo consiglio: cerca di mantenere le proporzioni adeguate al resto dell'ambientazione dell'acquario, soprattutto le dimensioni delle foglie delle piante che andrai a immettere. Quindi se rappresenterai un paesaggio visto da lontano, privilegia piante a stelo e a foglie piccole. Se invece vorrai rappresentare uno spaccato di un fiume, allora potrai mettere anche piante con foglie grandi. Come molti di voi sapranno, Takashi Amano ha suddiviso in due tipi i possibili allestimenti, e sono l'iwagumi e il ryoboku. L'iwagumi. Il termine iwagumi è utilizzato nella costruzione dei giardini giapponesi in riferimento alla disposizione delle rocce al fine di ricreare un paesaggio naturale roccioso. Questo tipo di allestimento è sostanzialmente costituito da pietre e deve rispettare alcuni principi che sono fondamentali. Le rocce devono essere tutte dello stesso tipo, colore e disegno, per omogeneizzare e rendere naturale il layout, ma di pezzatura diversa. La roccia principale, che è quella più grande, deve essere posizionata ai 2/3 della lunghezza della vasca, secondo la regola aurea. Le restanti rocce si posizioneranno a scalare, cercando di dare la massima profondità e naturalezza al panorama. Le rocce devono essere dispari, in modo da bilanciare e dare armonia al layout. Nel posizionare le rocce occorrerà guardare le venature e orientarle tutte nello stesso senso, perché anche se dimensioni diverse saranno concatenate tra loro e accentueranno il senso del flusso dell'acqua. Il materiale di fondo dovrà essere distribuito tra le rocce cercando di conferire profondità al layout e avendo uno spessore che va dai 3-4 cm frontali massimo, che aumenteranno anche oltre i 10 cm verso il fondo. Per maggiori informazioni per quanto riguarda le più famose pietre che si possono utilizzare in acquario, ti consiglio di guardare questa playlist. Ti ricordo che Takashi Amano, per la maggior parte dei suoi allestimenti, usa pochi tipi di piante, soprattutto per gli iwagumi. E queste piante sono l'Elocaris vivipara o Blixa echinosperma per le zone posteriori, la Riccia fluitans, la Glossostigma elatinoides, l'Echinodorus tenellus e Eleocaris parvula per il primo piano attorno alle pietre. Il ryoboku. La parola ryoboku, traducibile in inglese driftwood, ovvero legno alla deriva, rappresenta gli acquari allestiti con i legni. Takashi Amano prevede 3 tipi di composizioni. Centrale. I legni sono posizionati all'interno di un triangolo con il vertice orientato verso l'alto. Composizione centrale per dare stabilità ed equilibrio al layout. Laterale. I legni sono posizionati in uno dei 2 lati orientati verso il centro. Composizione laterale per dare instabilità e dinamismo al layout. A V. I legni sono posizionati ad entrambi i lati, lasciando uno spazio vuoto centrale. La composizione a V è per dare molta profondità al layout. Per maggiori informazioni sui legni più utilizzati in acquario, ti consiglio di guardare questa playlist. Negli allestimenti con i legni, generalmente Takashi Amano abbina il Microsorum, la Nubias bolbitis e vari tipi di muschi. Lo scopo del ryoboku è quello di rappresentare parti di foresta o boschi cresciuti naturalmente. Quindi si potrà usare anche fuoriuscite di gambi o radici dalla vasca. Un'altra bella tecnica è quella di abbinare l'iwagumi con il ryoboku, quindi abbinare rocce insieme a legni e unire tutto con tantissima vegetazione. Grazie per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Per eventuali commenti fallo pure qua sotto e clicca mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.